Per i presidenti della JPT 220 Madison Avenue, New York, stop. Il nostro direttore commerciale, dottor Enrico Melotti, arriverà domani ore 15, volo AZ 610, stop. Attendiamo risposta, stop, saluti, la segretaria Claudia Parese. Ecco la risposta. Il presidente della JPT sarà lieto di incontrare Mr. Enrico Melotti domani dalle 16 alle 16:10, con i nostri migliori saluti. Enrico! Finalmente! Eccoti qua! Welcome to America! Hai fatto un buon viaggio. Fatti vedere, vecchio amico mio. Oh, ma lo sai che sei ringiovanito? Sei ancora Latin Lover. Si fa quello che si può. Comunque sto meglio perché ho lasciato l'ultima moglie. Ah, sì? Oh, non ti risposerai mica un'altra volta? Che sei matto? Devo pagare gli alimenti a 2 mogli e qui in America ste 2 non perdonano. Perché in Italia scherzano. Beh, adesso andiamo, sbrighiamoci perché il presidente ci aspetta alle 4 in punta. Sì, Se andiamo. sgarriamo, quella non ci riceve più. Ah, sì? Là fuori c'è la limousine. Eccola là. Arturo, che piacere. Scusa, mi faccio una telefonata. Sì, fai. Grazie. E che 3, te va? Che un telefono? 4, 5. Ce n'hai uno ogni angolo. Dove? Hello, Catherine. How are you, dear? Nobody called for me this morning? No calls? Okay, Catherine, thank you. Bye. See you later. Artù, chi è sta Caterina? Ah, chi è Caterina? Quella che ha sostituito mia moglie e le cameriere. La casa la governerei e quella che voi in Italia chiamereste una donna a tutto fare. Magari ci fosse. Guarda Artù, avevo portato dall'Italia una cosettina. Cos'è? Guarda se ti piace. È un regalino che ha voluto fare la ditta al vecchio presidente. Sono delle pipe di radica. Ah, il vecchio presidente non c'è più, è stato messo a riposo, non lo sapevi? No, non lo sapevo. Certo. Davvero. Era un bravo uomo, chi c'è al posto suo? Non è un bravo uomo, il nuovo presidente è una donna e credo proprio che non fumi. Una donna? Sì, così hanno deciso, una giovane donna di 35 Ma anni. una multinazionale di quel genere l'hanno messa in mano di una donna, eppure così giovane. Sì, giovane e anche molto bella. E come si chiama? Edwinson. Edwinson Pamela. Ma non è per caso quella stangona con gli occhi di Giada che una volta stava all'amministrazione? Ma sì, l'hai conosciuta l'anno scorso quando sei venuto qui. Ma ti ricordi che te la sei portata anche in albergo a cena? Sì, a cena. A letto me la sono portata tu. Ne hai portato fortuna, adesso sta lassù nella stanza dei bottoni. Ma pensa un po', la ragazza scatenata non mi ha fatto mai dormire. Mi guardava sempre con quegli occhi. Ma come è diventata presidente? Vieni. Sì, sono curioso. La vedrai. La vedo sì. Good morning, darling. How are you? Fine. Very well, thank you. Yes. Mr. Melotti is just arrived from Italy. Nice Hello, to how meet do you you. do? Fine. We have a date with the president at 4 o'clock sharp. okay. Could you check, please? Yes. Thank you. Yes, Mr. Melotti and Arthur are here. Fine.
Yes, the president's waiting. Thank you. Il presidente ci aspetta. Come la devo chiamare? Presidente o Pamela? Non la chiamare, fa parlare lei. Sì, perché? Vieni. Vai. Adesso vedrai, vieni. Sì, vai. Come on, come Oh, in. yes. It's Thank just a you, moment. darling. The president Vieni, is on the vieni. telephone. I read your report. I don't like it. You misunderstood the entire concept. Write it again. Bye. President, you know Enrico Melotti? Enrico, il nostro presidente. Ci siamo già conosciuti, ricorda il nostro incontro? Ricorda? No, non mi ricordo. No? No. No. Hello? Yes? Ha fatto Do finta as di I non say. riconoscere. I want certo you che to ha fatto check my finta. notes. Te l'avevo detto, Write no? it again. Bob. Congratulations, Pamela, per la sua nomina a presidente. È molto bello, sa, che un incarico così importante e di grande responsabilità venga affidato ad una giovane donna intelligentissima, avvenente e anche molto bella. Vorrei esprimerle tutti i miei complimenti e, se mi permette... No, non ti permetto. E siccome il nostro timer sta passato veloce e io voglio concludere sto affare Sì. d'ovino in pochi minuti, the contracts, please. Assettatevi. Thank you. Down, assettate. Sì. Siediti. Non avevo capito, aspetta. Pamela, oh sorry, signor Presidente, vuol vederne una bella? E spero che vorrà perdonarmi. Mi ero permesso di portare dall'Italia un piccolo regalino, però sono delle pipe di La radica. pipa? Ah, bella, mi piace. Sì, Susie? Oh, wonderful, beautiful pipes. lo so. Sono beautiful pipe, ma se avessi saputo che il Presidente era lei avrei portato un altro regalino. Why dici no la pipa? A me mi piace. Che? La pipa? Yes. Oh, yes, she loves the pipe. Ma pensa, Qui in io non lo America sapevo. tutte le donne Sì. vanno matte per la pipa. Ah. E specialmente a New York va di moda la pipa. Beh, se è di moda. Dammi ste pipe. Certo. Prego, Pamela. Ecco le pipe. Thanks. You're welcome. Arturo, sono piaciute le pipe? L'hai fatta felice. Sì. Susan, the contracts, please. Yes. Eh. Here, and look here, President. Mm-hmm. You have to change the first 3 lines. Good, okay. Here, Enrico, firmi il contratto. Ah, certo. Il vino italiano is very good. Mi piace. Sì, grazie. Thank you very much. Very good, the Italian wine. Ah, Very good. Very good. Hai sentito tu? I like to sei drink the contento? wine. Sì. Ecco. Ah. Come vede, Enrico? Ho fatto qualche correzione. Ah. Lo vedi? Sì, la vedo. Ma levato il 2%. Artù, questa mi ha cambiato tutto. President, I would like to tell you that something. Arthur, With shut the up. old president, the agreement was established. Shut up, Arthur. Excuse me, Pamela. I'm sorry, President. Enrico, Eh, non le sta bene. non mi sta bene, no? Scusi, io col vecchio presidente ero già d'accordo. Il avevo vecchio stipulato il presidente non c'è contratto. più. E noi facciamo una politica per il ribasso dei prezzi. E questo vale per tutti i prodotti che importiamo dall'estero. Lo so. E sono io che decido. E io non sono d'accordo. No, eh? No. E siccome il nostro tempo è scaduto, io ti dico, come si dice a Roma? E come si dice? Come si dice a Roma? Si dice prendi o lasciare. Bravo. E così si dice a Roma. Che devo fare tu? Firma, che poi ti spiego. E che mi vuoi spiegare? E non l'hai vista? Prima ha fatto finta di non riconoscermi, poi si è fregata le pippe e poi mi ha levato il 2% sul contratto già fatto. Ecco, come si dice a Roma? Mortacci tua si dice. Ma è sposata, Pamela? Sì, è sposata con un brav'uomo. Un bravo uomo, un poveraccio. Ma come si fa a sposarsi con una di quelle? Che gli dice la sera? A una donna potente come lei. Oh, presidente di una multinazionale che guadagna magari 1 miliardo l'anno. Quando la sera quest'uomo torna a casa stanco, ma come fa a dirgli che mi hai preparato per cena? Ma hai fatto la minestrina? Io lo può dire questo. Ma quale minestrino, Enrico? Ma che ti sei rincoglionito? Così si parlava alle donne 100 anni fa. La donna americana, la minestrina, non sa neanche che è. Il loro posto sociale non è più la casa, la famiglia. Oggi le donne sono potenti perché hanno dimostrato di essere più importanti degli uomini, capisci? Sì, sì. Attraverso l'evoluzione e l'emancipazione le donne qui in America si possono dire soddisfatte, Che senso, scusi? perché hanno ottenuto quello che volevano. Vuoi dire la parità di diritti? La parità. Sono molto più avanti degli uomini. Vedi, Enrico, hanno dimostrato di essere più capaci loro.
Ormai sono loro che hanno il comando. Qui in America quasi tutte le multinazionali sono dirette dalle donne. Very good, eh? Dirigono posti di grandissima responsabilità. Li hanno So. dato ad amministrare enormi quantità di denaro e loro fondano banche, sovvenzionano industrie, le armi, gli aerei, il teatro, la musica, i dischi, il commercio, la cultura, moda, cinema. Ecco, per esempio, quest'anno, presidente di una delle più grandi compagnie americane cinematografiche, chi hanno fatto? Una donna. Sì, giovane e bella. Pensa un po'. E poi guardale come sono. Belle, sane, forti, abbronzate. Sì, sì. No. Ammazzare che forza. Che bocche fameliche che ci hanno. It was beautiful. Thank you very much. E questa chi è ferma? Ne ferma più nessuno. Eccole là, non le vedi? E come ne vedo? Le vedo sì. Beato te, Enrico. Sapessi come invidio voi uomini italiani. Sì, perché ci invidi, scusa? Eh sì, sai, io ho ancora l'immagine della donna della mia epoca, di quando ho lasciato l'Italia. Quegli occhioni meravigliosi, il sorriso splendente, quei senoni sulle collane corallo rosso sangue. Ma che cazzo stai a dire tu? Ma di che epoca parli? Occhioni buoni, i sorrisi splendenti, i coralli. Vieni in Italia, vieni a vedere le donne in Italia oggi che so. Ma perché sono cambiate? Certo, queste donne. A proposito, faccio una telefonata. Sì, fai. 2, 3, 4, 6, 7. Hello, Catherine. This is Arthur. I'm coming home with an Italian friend of mine. No, darling, just for a scotch. I see you later. Thank you. Bye, darling. Bye. Le ho detto che andiamo a casa a prendere un drink e poi ti accompagno in Sì, albergo. ho sentito. Però in 5 minuti telefoni a sta Caterina. Artù, solo 10 minuti, eh? Non ti preoccupare, soltanto pochi minuti. Just for a scotch. Mi dispiace, perché è bello qui, eh? Una casetta, ma per me basta. Entra. Grazie. Enrico, welcome to my simple house. No, it's not so simple, Arthur. I Well, like it very much. The way we live in It's the a big States, house. it's not like your big house in Rome. Beh, vabbè. Arturo mio, sapessi che stanchezza. È da ieri che non dormo. C'ho un sonno che non mi regge in piedi. Accomodati, solo 10 minuti. Sì. Ci beviamo un whisky e poi ti accompagno subito in albergo. Grazie. Vai. Catherine, 2 scotch please in the garden. Enrico, sdraiati, fai come se fosse a casa tua. Torno subito. Sì, fai. There's lots that you can do, 'cause I want you, and it's about that time. Somehow, somewhere. Oddio. Artù! È un elicottero. Ma dimmelo. La polizia. Me credevo un marziano. Mi sono messo pure paura.
and the lights. Thank you. Thank you very much. Did you serve the tea, Catherine? Thank you very much. You're welcome. Allora, che ne dici? Ti piace? Mi piace? Ma come? Volevi sapere tante cose di Caterina. Adesso l'hai conosciuta. Che ne dici? A me non mi piacciono sti scherzi, Artù. Tu mi devi spiegare, ma chi è sta Caterina? Ma come chi è Caterina? Ti ha servito il whisky, è un robot. Sì, è un robot. Ma come? Serve whisky? Certo, è cameriera artificiale. Una macchina elettronica programmata per tutti i servizi domestici. Ah, a proposito, ecco qua i Depliant. Tradotti in tutte le lingue. Leggi? Leggi? Ma che mi dici? Pure in italiano c'è? Come no? Ma che arrivano anche in Italia sti robot? Certo. È incredibile. Enrico, fai come ho fatto io. Quando in questa casa c'era mia moglie e 3 cameriere, non ti dico che casino. Discussioni, litigi, ricatti e la casa sempre in disordine. E adesso che c'è Catherine finalmente vivo tranquillo. Senti Artù, ma tu dici che Caterina saprebbe risolvere i problemi di una casa grande come la mia? Ma non è una questione di grandezza, quello è un robot. Lavora giorno e notte. Sola, ti fa il lavoro per 10. Magari sapessi le preoccupazioni che mi dà questa casa. Pensa che quando ci sono andato ad abitare avevo 5 persone di servizio, poi 4, 3, 2 e adesso mi è rimasta Teresa. E Dio solo lo sa se vorrà restarci ancora lei. E tu mandala via, comprati Catherine. Con lei non hai preoccupazioni per il personale di servizio. General Electronic Robot Corporation. Puro chi se l'aspettava. Ma è fantastico. Ma quando l'hai comprato, Artù? 2 mesi fa. Appena hanno aperto le vendite ho dato un calcio nel culo a mia moglie, ho licenziato la cameriera e mi sono comprato Catherine. Oddio, $180.000, Aie. In 26 rate. Sono 165 milioni. Sì, presa un po'. Ammazzela, è caruccia sta Caterina. Però se risolve tutti i problemi come tu dici, li vale tutti. Eccola là, Caterina. Ma quanto è bella. Ma che fa? Stira? Sì, certo. Lava, stira, dinamita. Lei fa tutto per la casa. Ti piace? E me lo domandi. Artù, pensa a casa mia quella. Certo, Enrico. Domani mattina, prima di partire, passiamo dalla Gerge e puoi fare la tua prenotazione. Sì? Sì. Ma è fantastica. È incredibile. Ti piace? E io non mi stancherei mai di guardarla. Sì, ma adesso andiamo, vedo che stai lavorando. Sì. Sì, ho paura che si innervosisca. Vieni con me. Sì, sì. Come on, please. Excuse me, miss. Where are we going? To the satellite school. And what is it? You see, the robot is composed of very complex equipment, and so clients have to take at least a week-long course to be able to operate it. Follow me, please. Come hanno fatto con me. Perché tu devi sapere come funziona per poterlo usare. Lo so, ma dato il prezzo è bene che mi informi, no? Eccola, guarda, la testa di Caterina. Ladies and gentlemen, your attention, please. The electronic equipment in our robot's brain contains 1,600 of these chips, which, when linked to one another, form a very complex piece of equipment, able to receive orders from clients, to memorize, to associate, and to control all of Caterina's movements. Now I'll show you a slide with an enlargement. Ma è so you can see its fantastico. Ma com'è complex possibile che electronic in una piastrina così minuscola ci sono contenute tutte quelle cose? E tutte quelle cose, l'anima. Hai capito? contained on this centimeter square chip has Ma anche la Caterina tua è così complicata. electronic equipment Complicata. Le Caterine sono fatte tutte uguali. È già in serie? Anzi, a proposito di Caterina, scusa un momento, vado a farle una telefonata. Sì, sì, vai, Vengo vai. subito. Vai. Excuse me, engineer. I like to know. How much electricity does it use? In 1950, this equipment would have required the same amount of electricity as an electric locomotive. Today, it uses as much electricity as a 5-watt bulb. Excuse my ignorance, but this robot, capable of seeing and hearing. Well, from the scientific point of view, the words seeing and Ma che stai hearing don't domandando, have Enrico? much Domanda a me, Caterina, la conosci, no? Ci vede, ci sente. No, ho voluto domandare quanta elettricità consuma, non ha detto niente, così per curiosità, Poco, se poi poco. ci sente, se parla, insomma tutte
Ma chi ha telefonato? Sì, perché se no non sa che sono qua. Quella mi telefona in ufficio. Chi la sente poi? Caterina ti telefona in ufficio. Eh sì, stai in pensiero, no? Pensa a una disgrazia con sto traffico. Ma che hanno inventato? Pensi che sostituiranno le hostess con queste Caterine? E a me lo domando. Ma chi te l'ha dato? Ma signora in prima fila, l'ha portato da New York. Prego, signorina, vai. Grazie. Le è piaciuta? Interessante. Lei dice che verranno messe in vendita anche in Italia, quegli affari lì. Come si chiamano? Caterine, signora, sono dei robot. Ma sì, cara, lo sai anche tu cosa sono i robot. Macchine semoventi, elettroniche. Zitto tu! Chi ti ha interpellato? Volevo soltanto spiegarti. Non mi interrompere quando parlo. Scusi, sa, mio marito mi ha fatto perdere il filo. Lei dice che questa sua bambola artificiale verrà messa in vendita anche a Milano? Sì, signora, ovunque. È scritto qui nel dépliant, vede? In tutte le lingue ci sono i dépliant. Inglese, francese, tedesco. Ci sono gli indirizzi di tutti i laboratori e i punti di vendita di tutto il mondo. In Italia, guardi, ce ne sono due. Una a Milano e una a Roma. Guardi, ho avuto tanti di quei dispiaceri con le cameriere venete, quelle sarde, poi le filippine. Chi non l'ha avuto, In signora? verità non credo proprio che una macchina possa sostituire una donna in carne ed ossa. Ma scusa, cara, se il signore l'ha vista con i suoi occhi mentre stirava le camicie. Perché parli? Eri presente? Sei stato interpellato? No. E allora perché parli? Non sei autorizzato, stai zitto. Che stavamo dicendo? No, è lei, signora, che diceva che una macchina non può sostituire una donna. E invece questo mio amico in America ha dato un calcio in culo alla moglie e alla cameriera e adesso con Caterina ha risolto tutti i suoi problemi. È disgustoso quello che lei dice. Non ho capito, signora, che dici? È indegno e disgustoso quello che lei ha detto, ma soprattutto il tono di spregio che ha usato nei riguardi delle donne. Beh, vabbè, se parliamo di tono, allora lei mette paura. Ma insomma, per millenni ci avete tenuto sotto ricatto con la scusa che fate da mangiare, lavate 2 piatti. E come l'avete fatta lunga con questi 2 piatti che lavate? E quanto l'avete fatta lunga voi, signori uomini, che in secoli e secoli non avete ancora imparato a lavarvi un paio di calzini. Beh, vabbè, se parliamo di lavandaie, allora avete ragione voi donne. Noi non abbiamo bisogno che lei ci dia ragione. Scusi, ma lei che è femminista per caso? Sì, dirigo un giornale femminista. E io sono deputato al Parlamento. Faccio parte di una commissione straordinaria per i diritti della donna. Ah, scusi, onorevole, hai capito con chi mi sono messo a discutere? Invece sono utili queste discussioni. Lo so, Chi ti vai ha avanti. autorizzato? Senta, signora, lei dice che è stata una vittima per tutta la vita con suo marito, ma lo lasci parlare almeno una volta sola. Sono tutte uguali le donne, anche mia moglie non mi fa parlare. Zitto lei, chi l'ha autorizzato? No, zitto lo dirà suo marito, io sono uomo e voglio parlare. E no, stai zitto, voi oh, uomini mettete avete zitto, parlato tutta la vita a capo. Adesso avete un solo dovere, quello di stare sempre zitti. Claudia! Ciao, amore, come stai? Che c'è? Che è successo? C'è che in questi 3 giorni che sei stato via ho riflettuto molto a lungo. E ti devo parlare seriamente. Parlare di che? Parlare. Amore mio, dimmi, che mi devi dire? Tu vai in America, io rimango qui. Non ho capito, amore, è dell'America che mi devi parlare? No, della nostra situazione. E che c'ha la nostra situazione? C'è che ufficialmente io sono la tua segretaria. In presenza degli altri ci diamo del lei. Molto spesso la sera io rimango in ufficio con te e tu mi fai lavorare fino alle 10, alle 11. E invece di pagarmi gli straordinari, come compenso mi porti a letto, in qualche albergo più o meno clandestino. È esatto? Beh, in un certo senso è esatto, ma che vuoi dire con questo? Con questo voglio dire che poi alle 3 del mattino noi ci rialziamo dal letto perché tu devi ritornare a casa tua da tua moglie e magari sei costretto a far l'amore anche con lei. No, lo sai benissimo che è da molto tempo che io non ho più rapporti amorosi con Marisa. Comunque, ufficialmente lei è tua moglie. E malgrado tante promesse, non sei riuscita a lasciarla o a prendere una posizione nei miei confronti. Quindi, o chiarisci la tua posizione, o io ti lascio. Senti, coccabella. No, non mi chiamare coccabella. Senti, mia cara, ascoltami. Anch'io ho riflettuto molto in questi giorni e sono tornato dall'America con le idee molto chiare. Sono anni che te lo sento ripetere.
Scusami, Claudia, mi sbrigo subito, 5 minuti e torno. Scusi, dov'è Marisa? Sono il marito. Al salottino, di sopra. Al salottino? Sì. Scusi, lei sa dov'è il salottino? È di là. Sì. Forza. Scusi, è questo il salottino? Ecco. Spingi, ma Oh, scusi. Oh, ma chi è? Buongiorno. Me lo sono trovato fra le mani, non riuscivo a capire. Non la sapeva così intraprendente. E infatti non lo sono, se lei non mi avesse incoraggiato. Cercavo il salottino. Ma dov'è sto salottino? E di là cerca sua moglie? Eh sì, purtroppo. Ma che purtroppo? No, lo dicevo così per dire, ma se un giorno ci vediamo. Signorina, le che spiegherò. facciamo? Me lascia qui? Questi si sono rotti. Non c'è la misura per me. Vado a cercarlo. Brava. Scusi, è la mia intraprendenza. Spero di rivederla presto. Aspetti, ma dove va? Ma non so se può entrare. Perché? Che c'è? Senti, decidite per me lo Ecco perché non si può entrare nel salottino privato, Ecco, questo è mio marito. Ciao, sono Vincenzo. Enrico Melotti, molto piacere. Allora, Marisa, io me ne vado. Ah, sì, Vincenzino, vieni a prendermi alla stessa Sì, ora. passo a prenderti io, non preoccuparti, è un metro. Ok. Ciao Enrico, ci vediamo. Ciao, non credo. Perché sei venuto qui? Scusami, Marisa, se ho osato tanto. Ma che scusa. Io ti avevo proibito di venire nel mio negozio. Questo è il mio spazio privato che mi sono conquistato con fatica e nel quale tu non devi entrare. Brava, complimenti, te lo sei messo bene questo tuo spazio privato. Forse io sono ingenuo, ma credevo che ti facesse piacere che un marito tornato dall'America venisse a dare un salutino alla moglie. No, tu sei venuto per controllarmi, per vedere Vincenzino, perché vuoi sempre mischiarti dappertutto e anche in questa mia faccenda privata. Beh, come marito avrei tutto il diritto di sapere quali sono queste faccende private. Hai chiesto Vincenzino. Ma chi è sto Vincenzino? Ma chi è? È semplicemente un amico. Che vuol dire, amico? Parla chiaro, Marisa. Con sto Vincenzino ci vai a letto o non ci vai a letto? Oh, ma che cos'è questo improvviso interessamento? Che cosa ti è successo? Niente di straordinario, voglio solo sapere. Perché secondo te la nostra situazione è chiara? La nostra situazione è fin troppo chiara, guarda. Per 25 anni io ti sono stata fedele. E ancora oggi, malgrado tutto, malgrado queste mie nuove amicizie, sono ancora incapace di tradirti. Pensa tu che stupida. Mentre tu invece, amiche, amichette, amanti, segretaria, no, tu te li sei presi i tuoi diversivi, e come? Quindi sei tu che devi spiegare la tua posizione e non io. Senti Marisa, se tu avessi continuato ad occuparti della casa, delle faccende domestiche, della mia persona, invece di aprire questo negozio unisex, forse io non avrei cercato di consolarmi con ste amichette. È tutto qui. Ma che mascalzone. Guarda che se io ho aperto questo negozio è proprio perché già da tempo sapevo che ti consolavi con quelle tue amichette. E io, se permetti, mi ero stufata. Senti Marisa, questo non è il luogo adatto per parlare di queste cose. Ci vediamo questa sera a casa. No, guarda, stasera è inutile che mi aspetti perché tanto io torno tardi e vado fuori a cena con gli amici. Non ti preoccupare, cara. Io sono stanco morto, ma ti aspetto fino a tardi. Questa notte dobbiamo parlare. Chiarire punto per punto. Hai capito? Sì che ho capito. E da un pezzo che ti ho capito, sai. Tu sei un vile. Non avrai mai il coraggio di rompere con tua moglie, di chiarire la tua situazione. Lo sai perché? Perché tu stai bene così. Una moglie che ti fa da mamma, una segretaria che tu sfrutti come amante, una cameriera che ti fa i manicaretti e ti stira le camicie. Ma perché dovresti cambiare? Ma Madonnina Santa! Ma perché ve la prendete tutte con me? Che cosa vi ho fatto di male? Sei ingiusta, Claudia, mi accusi e io non faccio che pensare a te ovunque mi trovi. Non so che farei per dimostrarti il mio amore. Ho bisogno del tuo aiuto, Claudia, della tua comprensione. Sono stanco, sfinito, esausto. Mi sono imbarcato ieri sera a New York. Ho il fuso. Sono 2 notti che non dormo. Ti voglio bene, Claudia, ma non puoi aggredirmi così, non lo merito. Claudia. Claudia, è un regalino per te. Che cos'è? È un piccolo regalino che ho comprato a New York pensando a te, con tutto il mio amore.
Grazie. Bacino, caro. Ciao, Claudia. Pensa a quello che ti ho detto. Stai tranquilla, cara. Stai tranquilla. Tu sì. Ma io. Teresa, sono io. Obro. Teresa! Teresa! Bentornato, dottore. E bentornato, dottore. C'è le valigie in mano, vieni a prendere le valigie, no? Che alza pure la voce, mo? Che alza la voce? Come alza la voce? Poi tu che c'entri? Teresa mia, alzo la voce per altri motivi, anzi. Scusami se ho alzato la voce con te, Teresa. Ma io arrivo stanco porto dall'America e trovo all'aeroporto la segretaria che mi aggredisce e mi fa le scenate. Vado al negozio da mia moglie e si avventa su di me e mi accusa di tutta una vita come se io fossi colpevole di chissà quali crimini. E non si può andare avanti così, uno diventa nevrastenico. Stia calmo, dottore, che ti fa male. Sì. Mi fa male, sì. Sì che mi fa male. Sapessi, Teresa mia, quante cose mi fanno male e io sono obbligato a farle. Vedi, Teresa, una volta si viveva in una casa di 2 stanzette. Io, mia moglie e i 2 figlioli. Eppure sapessi, cara Teresa, tu non ci crederai, ma eravamo tutti felici e contenti. Ed era bello, sai, Teresa, arrivare da un lungo viaggio. Portami i pantofoli. Vederli tutti ad aspettarti con le facce sorridenti, la tavola apparecchiata, i fiori freschi, la minestra fumante. Dalla cucina arrivavano profumi di sughi che mia moglie cucinava con le sue mani. Hanno voluto la casa grande. E va bene. E io gli ho fatta la casa grande. Bella, confortevole, con tutte le comodità. È proprio questo che le donne non vogliono, la casa grande, C'hai le cose di ragione, casa Teresa. le voglio più fare. E questo è il problema. E proprio questo è il problema, brava. Le donne le faccende di casa non le vogliono più fare. Ma chi te l'ha consigliato di farti una casa così grossa? E chi mi ha consigliato, Teresa? Che ne so io? Certo che se avessi saputo che andava a finire così, e chissà faceva sta casa grossa. Senti, Teresa, dato che io stasera mangio solo, mi fai una cosettina leggera, non lo so, mi fai, ecco, una tazzetta di brodo, una bella cotoletta alla milanese, di quelle che piacciono a me, bella, bassa, croccante, che in America, Teresa, non li sanno fare. Lo so che in America non la sanno fare e io la faccio bene. Ma io oggi non te la posso fare perché oggi è giovedì e io sono libera e me ne devo andare. Come te ne devi andare? Scusa, Teresa, eccezionalmente. Ti trattieni mezz'ora di più, mi fai una cotoletta. Non te puoi rifiutare. Non me posso rifiutare? No, Ma chi te l'ha detto? Io sono come un'impiegata, il giovedì e la domenica stacco e me ne posso andare. te ne posso andare. E se ti dicessi che io sono stufo di sentirti parlare così? Che ti do gli 8 giorni e ti sbatto fuori di casa a calci in culo? Prima di tutto lei a Carcinculo non mi ci prendi perché io me ne vado prima. E poi quando me ne sono andata, voglio vedendo, la trovi un'altra come me. Un'altra come te, ne? E se ti dicessi che in America hanno già inventato una macchina che fa tutti i lavori di casa meglio di voi? E tu ritorni a piangere dal paraco per farti raccomandare? Dottore, a lei l'America te fa male, te saluta. Vattela a piangere pure di essa. Sì, sì, ve ne accorgerete. Ne vedrete delle belle, e molto presto. Signora mia. Che c'è, Teresa? Che è successo? Sapessi che casino ha combinato il dottore in cucina? Che come? Cioè, adesso sta là che dorme davanti al televisore. A me mi ha detto che mi caccia a calci in culo. Va bene, vai a dormire, Teresa, vai, ne riparliamo domani mattina. Tutto vai. per te, signora. Grazie. Enrico. Enrico! No, è su? Ma dai, ma cosa fai ancora in piedi? Sei tornata, cara? Sì, Io ho aspettato, sai. lo vedo. Rose scarlatte. Sì, amici. Amici, eh? Ma che ore? Ma sono quasi le 2, vattene a letto. Amici. Marisa, io sono venuto direttamente dall'aeroporto in negozio per salutarti. E tu
Mi hai trattato come un estraneo. No, sei tu che ti comporti come un estraneo. Sei venuto per salutarmi e ti sei fatto accompagnare dalla tua amante. Dalla mia segretaria. Sì. Se fra me e quella bambina c'è stato un momento di debolezza, Marisa, è acqua passata. Adesso c'è solo un rapporto di lavoro, ecco tutto. Anzi, ti dirò, a me mi sta diventando pure antipatica quella. Ma che ci avrai in quella testaccia? Io certe volte mi domando se nella tua vita c'è mai stato un solo momento di coerenza, di sincerità. Marisa, Dio solo lo sa quanti torti ti ho fatto, ma tu sei l'unica persona importante della mia vita e voglio fare di tutto per riconciliarmi con te, per trovare un po' di serenità, ecco. Ma come faccio a crederti? Come faccio? Quale gesto hai mai fatto perché io possa credere alle tue parole? Ecco, amore, eccolo il gesto. Ieri a New York ti ho comprato un regalino, un oggettino che ho visto ad una presidentessa di una multinazionale. Non credere, sai, è una cosina da nulla, ma tu l'apprezzerai. Perché l'ho comprato per te con tutto il mio amore. Guarda, apri. Apri, Marisa, apri. Oddio. Oh. Oh, Madonna mia. Mamma mia bella, che ho fatto? Marisa, ma che è successo? Ma com'è possibile arrivare fino a questo punto? Oh, Jesus. Scusa, Marisa, ma forse c'era un equivoco. Un equivoco? Ma l'hai comprato per la tua segretaria? No. Marisa cara, l'ho comprato per te, non per la mia segretaria. Claudia, vita mia. Calla? Questo regalino non è gran cosa, ma è il pensiero di un amore grande. E sappi che non c'è altra donna al mondo all'infuori di te. Ma pensa che imbecille. Ho sbagliato scatola. Adesso il regalo tuo, da lei. Ecco di che cosa no, si su. preoccupa lui! Delle reazioni che avrà la sua amante! Non pensa mica a sua moglie che ha offeso con la menzogna più spudorata! Dio mio, che umiliazione! Che umiliazione! Ecco come ci ho vissuto per 25 anni! Marisa, ascoltami, Marisa! Che c'è? Se ti ho mentito è solo perché sono troppo buono, non ti volevo fare del male. Ma basta! Basta, dici? Marisa, e basta sia! Basta, lo dico io! Io non ne posso più di questo legame! Mi sento strangolare! Ho bisogno del mio spazio, della mia libertà! Non voglio più dipendere né da te, né dalla cameriera, né dalla segretaria, né da nessuna donna! Voglio vivere solo! Sì, sì, solo! Non voglio più nessuno a casa mia! Chi è? Ma chi vuoi che sia? Sono io. Quella. Marisa, che fai? Riesci? Non ti spogli? Non te ne vai a letto? No, non me ne vado a letto, no. Allora accomodati, cara. Prego. E grazie di essermi venuta a trovare. Accomodati. Senti, Enrico. Sì. Io ho bisogno di capire. Io non ti avevo mai sentito parlare in questo modo, ma che cosa ti è successo in America? Senti, Marisa, io lo so che ho molti torti da farmi perdonare da te, compreso quello di questa sera. Porca mignotta.
Però tutto quello che succede in questa casa, la colpa non è solo mia. Ah no, e di chi è? E di chi è? Ma insomma, mi sembra giusto, Marisa, che io vi regali una casa di questo genere e nessuno se la gode. 2 figli se ne vanno a vivere per conto loro. Chi ti resta? La moglie? Almeno lei? No! Lei esce la mattina alle 8 e rientra a casa la notte alle 2. Va bene, e con questo? E con questo che? Vuoi che te lo dica, Marisa? Sì, dimmelo. Va bene, Marisa, io voglio fare ancora un tentativo con te. Sentiamo questo tentativo. Ecco, Marisa, o tu lasci il negozio unisex, i tuoi amici, i Vincenzini e quel branco di vivere delle tue amiche femministe e ti metti a vivere come una moglie, e la sera, quando io torno dal lavoro, ti trovi in cucina a fare da mangiare, oppure te ne vai da casa mia. Troverò bene qualcuno disposto a governarla questa casa. Adesso ho capito. Che hai capito? Avrei trovato un'altra donna. Ma forse, chissà, l'avrei trovata in America. Marisa, quello che io ho trovato in America sono affari miei. Le vie del Signore sono infinite. E va bene, Enrico, va bene. Va bene, dici? Questa è la tua bella casa e io te la lascio. Ho un appartamentino sopra il mio negozio, io non ho bisogno di nessuno, guarda. Meglio. Ah, figurati, me ne vado, Sì? Enrico. Ti lascio libero di vivere con chi ti pare e piace. Benissimo, vattene, se questo può farti felice. Me ne vado, Vattene. guarda, e ti faccio anche tutti i miei Grazie, auguri. cara. A te e a Grazie quella poveretta infinito. che non sa ancora che A cosa quella va poveretta incontro. lo so io a che cosa vi incontro Sono quella proprio poveretta. curiosa di sapere come va a Bene, finire, cara, te lo guarda, scrivo, ciao. te lo faccio sapere, Ti saluto, cara. Ti saluto a te. ciao. Ciao, cara. Ciao. Ciao, amore, ciao, bella, chiudi la porta. Ma sì, chiudo e Buona fortuna a te, cara. Se n'è andata? Ecco, eppure questa è fatta. Avete finito di trasportare i mobili di mia moglie? Sì, dottor, solo sta poltrona. No, il lume lo porto io, più sicuro. Questo è della signora. Teresa? Allora che hai deciso? Che fai tu? Dottor, io te lascio la casa in ordine e poi me ne vado con la signora. Vai bene, brava Teresa, mi fa molto piacere. Figurati a me. Eccomi. Vengo, cara, aspettami. Claudia. Claudia. Buongiorno dottore, bentornato. Grazie, caro. Claudia. Claudia. Ho una bellissima notizia da darti. Vigliacco. Cara la mia mogliettina, accetta questo piccolo regalino con tutto il mio amore e sappi che tu sei l'unica donna della mia vita, mentre tutte le altre non sono state che stupide evasioni prive di senso. Hai capito, cara, che cosa è successo? Ho sbagliato scatola. Sì che ho capito. Io sono stata per te una stupida avventura. Ecco fatto. Claudia. Claudia. Dottor Melotti, come sta? Come sto? Signorina? Mi chiami New York, 780-7891. General Electronic e Rabat Corporation. Gerge. Al telefono l'ingegner Rubens. Gerge. La posta, i contratti del consorzio. Claudia. Claudia. Bambina, perché fai così? Non fare una tragedia per una sciocchezza, non pensare al bigliettino. Sono parole. Quelli che contano sono i fatti. E quali sono questi fatti? Mia moglie mi ha lasciato. Marisa se n'è andata a vivere per conto suo. E questa mattina sai che cosa ho fatto?
Ho liquidato anche la cameriera. Anche la cameriera. Sì, anche lei. Ma io cosa c'entro in tutto questo? Ecco che c'entri. Sono libero. E tu finalmente puoi venire a vivere a casa mia. E devo lasciare l'ufficio? No, cara, perché? Puoi continuare a lavorare in ufficio per me. Vuol dire che la sera stacchi un'ora prima, vai a casa e prepari tutto. Un bagno caldo, un aperitivo, una bella cenetta, E magari dopo cena lavo i piatti, la biancheria, stiro le camicie. E così tu con un solo stipendio hai un amante, una segretaria e una cameriera. No, non preoccuparti, cara. Dal momento che sei la mia donna e vieni a vivere con me, non mi sembra di buon gusto darti lo stipendio. Ma vaffanculo! Ma perché mi hai preso? Senti, con me hai finito. E se hai bisogno di una schiava, te la cerchi da un'altra parte! Ah, sì? Ah, è così che la pensate? Credete di essere indispensabili, vero? Siamo licenziati. Vi permettete anche di dire dove la trovo, una che possa sostituirvi? Eccola, l'ho già trovata. Lấy mấy cái hòm này đi. Robot is very expensive. Now, be careful. Careful. Very careful. Slowly. Turn. Signor Melotti, dove le mettiamo? È qui nella sua stanzetta di servizio. Piano, ragazzi, fate piano, Si preoccupi, sono pratici. Sì, lo so, ma il terreno è impervio. Sì, Attenti al careful, gradino. step there. Occhio. C'è un balzo. Watch that step. Ecco, così. Piano, piano. Ingegnere, ecco, è questa la sua stanza. Venite. This room here? Venite qui. Ecco, portatela qui dentro. Come ahead. That's right. Turn. Guardi, ho liberato la parete. La mettiamo a ridosso di questa parete, Signor Melotti, ci sono le cambiali da firmare? Sì, le firmiamo qui nel mio studio. Venga, ragioniere, venga con me. Va bene. Venga, venga. Hello, Catherine. My dear, how are you this morning? Nice to see you looking so well. Yes, beautiful. Of course you are. Well, I'll just give you a little checkup. There we are. 1, 2. 1. 2. Grazie. Thank you. Tôi sẽ That làm như long thế one, này if you giáo please. sư ấy. Yes. No, not that one. Right. Cái này giáo sư ấy, cái này. Now, this won't hurt you a bit, my dear. 159. 159. E 160 milioni. C'è altro? No, la polizza d'assicurazione l'ha già firmata. Tutto Chúng regolato. tôi đã soạn sửa xong tất cả rồi. Che dice? Dice che l'ingegnere è pronto. se Davvero? dobbiamo andare. È pronto. Andiamo, cari. Andiamo. Eccomi. Eccomi, ingegnere. Cosa c'è? Vede? È tutto montata. Che ne dice? È splendida. Sì. Ora possiamo passare al cerimonia dell'imprinting. Ecco. Scusi, ingegnere, che cos'è l'imprinting? L'imprinting è un incontro col pulcino. Appena uscita dall'uovo, il primo animale che verrà a trovarsi davanti ai suoi occhi provocherà nel pulcino un imprinting. Ah, un'impressione. Sì, esatto. Hai capito. Esattamente come accadrà con il robot Caterina. Bravo. Scusi, ingegnere, ma se davanti agli occhi non vede l'animale, ma vede me, è la stessa cosa. Lei è un animale. Ecco. E quando Caterina la vedrà per la prima volta, resterà legato a lei per tutta la vita. Per tutta la vita. Vede questo disco? Sì, lo vedo. Si mette qui. Sì. Con i piedi uniti al centro del disco. Ecco. Così, ingegnere? No, non così. Stia dritto, con la spalla Scusi? retta, immobile. Sì. E guardi fissi negli occhi. E che mi succede, scusi, ingegnere? Fra 30 secondi Caterina aprirà gli occhi e attraverso la sua luce la prima persona che vedrà sarà lei. Come il pulcino? Esattamente. Scusi un momento. Lei rimanga qui. Sì. Non si muove. Io No. vado qui a chiudere la tenda. Perché questa stanza deve rimanere nel penombra. Ah. Lei resta immobile così. Sì. Non si muova e guarda Caterina fisso negli occhi. Sì. Oddio, che è? Ingegnere? Che succede? Stia zitto, non parli. Sì. No.
Silenzio. Ecco, signor Melotti, tutto è finito, tutto fatto. Tutto è finito? Meraviglioso, fantastico, è veramente emozionante. Scusi, ingegnere, ma quando parla la voce da dove esce? Lei parla e ascolta da questo diadema. Il suo meccanismo è molto sofisticato. Non alza mai la voce con Caterina, altrimenti lei si blocca. Ha un cervello sarò sensibile. gentile con lei. Ecco la sua guardaroba. Ah, bellissimo, la vestarella, il grembiulino, la crestina. Sì, lasciamo solo mettere Caterina e elabora. Sì. Ah, scusi, ingegnere, ma quando comincerà a fare qualche lavoretto di casa? Abbia pazienza, adesso lo spiego. Sì. La prima ora resterà immobile, poi piano piano incomincerà a muoversi Già, lentamente. piano, tra dice. casa e il giardino. Nel giro di una settimana il robot è perfettamente autonomo e può cominciare a fare i lavori più semplici. Posso stare tranquillo? Certo, non si preoccupi, se lei ha qualche difficoltà con il robot ci telefona alla nostra sede. Va bene. Goodbye. Goodbye. Thank you, ingegnere. Oddio. Caterina. Sei già uscita dal tuo abitacolo, cara? Sì, signore. Bene, ma tu parli. Sì, signore. Mi riconosci? Ti ricordi di me? Sì, signore. Caterina si ricorda. Chi sono io, Caterina? Il mio padrone. Brava, Caterina. Ti si sono accese le luci. Stai elaborando, vero? Non ti stancare, sai, cara? È notte e il tuo padrone va a dormire. Ci rivediamo domani, Caterina? Buonanotte. Buonanotte, signore. Buonanotte, cara. Madonna mia bella. Sì, signore. Il mio padrone. Il mio padrone. Il mio padrone. Sì, signore. Come sei bella, Caterina. E come stai bene con la Cristina da cameriera di lusso? C'è un'altra Caterina in casa. No, cara. Quella sei tu, riflessa nello specchio. Quella è un'altra Caterina. Ma lo sai che sei testarda? Caterina, abbi pazienza, un po' alla volta capirai. Vedi questo piatto sporco? Adesso il suo padrone insegnerà a Caterina come si fa a lavarlo. Insegnerà a lavarlo. Prendi lo spazzolino con la mano, cara. Ecco. Prendi il piatto sporco.
Mettilo sotto l'acqua e strofina forte con lo spazzolino. Caterina strofina forte con lo spazzolino. Ancora, Caterina. Vedi che hai già imparato? Ora basta, Caterina. Tanto tutti questi piatti te li dovrai lavare tu, sai? Sì, signore. Le donne dicono che questo è un lavoro molto noioso. Io trovo che sia un gioco divertente, interessante e anche molto utile. Cosa ne dici tu? Ti piace, Caterina? A Caterina piace. Certo, perché tu sei migliore delle altre. Attendiamo vostra cortese risposta per la partita numero 27, già spedita il 15 ultimo scorso. Signorina Claudia, Sì, direttore. come mai il dottor Melotti non è presente in ufficio? Direttore, il dottor Melotti ha chiesto un permesso per ragioni personali. Cerchi di sapere quali sono queste ragioni personali. Mi metta al corrente? Sì, direttore, lo faccio subito e la richiamo. Pronto, chi parla? Pronto. Qui, casa, dottor Melotti. Io sono la segretaria del dottor Melotti. Scusi, lei chi è? Chi parla è Caterina. Caterina, il direttore del consorzio vuole avere notizie del dottor Melotti. Caterina non dà notizie. E posso parlare con il dottor Melotti se non disturbo? No, il dottor Melotti non vuole essere disturbato. Va bene, ho capito. Grazie infinite. Prego infinite. È diventato pazzo. Caterina, Sì, signore. dimmi, cara, perché metti sempre lo stesso disco? Perché è il primo che il padrone mi ha fatto sentire. A Caterina piace. Hai ragione, piace anche a me, sai? Scotch, signore. Ah, grazie. On the rocks. Yes, on the rocks. È bello. È un valzer. È il telefono. Rispondi tu, Caterina. Qui è casa del dottor Melotti. Chi parla è Caterina. Chi è, cara? Dice che è sua moglie, signore. No, dice, è mia moglie. Grazie. Il signore desidera altro? No, vai in cucina. Vai pure a lavare i piatti, Caterina. Vado, signore. Pronto? Sei tu, Marisa? Sì, ti disturbo? Ma nessun disturbo, mi fa piacere sentirti. Ma non ti sei fatto più vivo, come stai? Devo dirti sinceramente, Marisa, che mi sento proprio bene. Senti, chi è che mi ha risposto al telefono? Ti ha risposto Caterina. Mi piacerebbe conoscere questa persona che ti rende così felice. L'hai detto tu, cara, sarò felice io di presentartela. E passo domani sera a prendere un aperitivo da te? Con gioia, Marisa, vieni. Dopo le 8 sono a casa. Ceni con me? No, domani sera non posso, ceno con amici. Vengo solo a farti un salutino. Bene, come vuoi, cara. Ti aspetto dopo le 8. D'accordo, ci vediamo domani allora, Sì. Ciao. Ciao, ciao. Vieni.
Eccola. No, no, lascia, vado io. So già chi è. È mia moglie. Poi là. Ciao. Ciao Marisa, come stai? Bene, non c'è male. Sono tornato proprio adesso dall'ufficio, stavo già a tavola. Ma davvero non vuoi restare a cena con me? No, te l'ho già detto Enrico, non posso. Sono invitata a cena da Luciana. sai. Accomodati allora. Sì, sono venuta a farti un salutino. Sì. O a controllare come vivo, eh? No, perché controllare? Vedo che vivi benissimo, grazie. Ci sono perfino i fiori freschi. Sì, cara, fiori e musica. Caterina non me li fa mai mancare. Sei contenta? Beh, diciamo che sono fortunato, ecco. Certo che non è facile al giorno d'oggi trovare una donna che si inginocchia davanti all'uomo per mettergli le pantofole. Mi hai visto? Beh, quell'azione a te ti sorprende e invece per lei è completamente naturale. D'altronde anche mia nonna faceva la stessa cosa. Quando mio nonno rientrava dal lavoro, lei si inginocchiava, gli lavava le scarpe, gli metteva le pantofole. E non per questo mia nonna si sentiva umiliata, sai? Tu rassomigli molto a tuo nonno, eh? Sì? Come somiglio? Ah, brava Caterina. Erano molto buoni i tortellini, sai? Grazie, Bevi signore. qualcosa, Marisa? Sì, Che vuoi? quello che ti pare. Caterina, porta un bicchiere. La signora beve un po' di vino con me. Subito, signore. Grazie, cara. Mamma mia, che paura! Ma chi è quella cosa? Ma perché dici quella cosa? È una donna meccanica. È un robot, una macchina elettronica costruita per fare le faccende domestiche. Ecco il mistero del tuo ritorno dall'America. Avevi l'asso nella manica quando dicevi che potevi fare a meno di tutte? Sì. Bianco o rosso? Bianco, rosso, come ti pare, cara? Vedo, grazie. Vai, Caterina. Verso io il vino alla signora. Vai, vai pure. Ecco, cara. Bevi. Finalmente hai raggiunto il tuo scopo, eh? L'hai trovata finalmente la tua donna ideale, la donna oggetto. Devo dirti, Marisa, che non mi sono mai sentito felice come in questo momento. Felice? Ma come puoi essere felice di convivere con un robot, un oggetto elettronico, con una macchina che parla, ma senza anima, senza interessi? Ma è proprio questa la bellezza del nostro rapporto. Vedi, da quando c'è Caterina in questa casa, non ci sono più discussioni, come c'erano con te e con le cameriere. Io devo solo dire a Caterina di che cosa ho bisogno e lei lo fa. Lo fa senza discutere. Lo fa senza sentirsi umiliata, frustrata. Senti che pace, che silenzio. Lo senti? Sì. È lei. Sì. Beh, vabbè, deve fare ancora un po' di pratica. La deve fare sì. Va bene, adesso me ne vado. Non voglio sottrarre altro tempo prezioso al tuo idillio con No, Caterina. perché te ne vai? Ma mi sentirei a disagio. Sì, perché? Perché? Mm. Perché trovo ignobile la scelta che hai fatto. Comunque, se questo è il tipo di rapporto che desideravi, guarda Enrico, per me va benissimo. Sì. Contento te, contenti tutti. Ma sì. Grazie per la visitina. Va bene, Marisa. ciao e tanti auguri. Ciao, cara. Marisa, ciao. Ciao, non t'arrabbiare, ti vengo a trovare, vengo al negozio. Ciao, Marisa. Ciao. Figurati. Mi trovo ignobile. Caterina, ma che è successo? Abbiamo sentito un frastuono, siamo saltati dalle sedie. Ma che hai fatto, Caterina? Guarda. Oh, Madonna santa, hai rotto tutto. Caterina, ti sono caduti i piatti? Cara, ti sono scivolati? Caterina ha voluto rompere i piatti. Ah, brava. E perché? Caterina troppo sola in cucina. Senti, Caterina, ma cos'è sta storia? Dobbiamo spiegarci. Cosa vuol dire Caterina troppo sola in cucina? A Caterina piace stare col padrone. Lo so, Caterina, hai avuto l'imprinting, mi hai visto per primo, hai elaborato come il pulcino di stare con me, ma sei pur sempre una macchina, non puoi star sempre col tuo padrone. Caterina vuole stare con il suo padrone. Sì, vabbè, fa come te pare. Caterina, pulisci tutto, puoi anche sparecchiare, che io ho già mangiato, vado a bere un whisky in television.
Ti siedi, non sparecchi la tavola. Caterina guarda la televisione e dopo sparecchia la tavola. Come dopo? Tante cose da fare, devi stirare le camicie, devi rifare la cucina. Andiamo, su, sii seria. Caterina lavora tutta la notte, ma prima guarda lo sceneggiato. Hai ragione tu, hai questo potere di lavorare anche la notte. Va bene, guardiamo insieme lo sceneggiato. Va? È un giallo. Sì, è un giallo, è complicato. Adesso ti spiego. Vedi quello con la sciarpa rossa? Quello è una spia. E questo che arriva con la moglie sembra un signore, e invece è una spia pure lui. No, quel signore non è una spia, è il cugino. No, non è il cugino, è una spia. No, quello è il cugino. Insomma, se ti dico che è una spia, devi credermi, no? Ma lo sai che stai diventando presuntuosa? Caterina è una spia. No, guarda chi c'è. Scusa se Oscar. Caro cugino, ciao Gioia. Ti sei deciso È il cugino. finalmente a venire. Sentivamo la tua mancanza. È vero, hai ragione tu. È il cugino. Ma come hai fatto a capirlo? Caterina ha visto le altre puntate. Ah, brava. Vedi la televisione senza di me? Sì, signore. La vedo di giorno e di notte. Certo che sta televisione non fa più dormire nessuno. Che fai? E come che faccio? Non giochi? Gioca. E gioca? Aspetta, fammi pensare. Ecco. Jim! Beh, vabbè, non si può mica, non c'è più gusto, non c'è. Che facciamo? Non giochiamo più? E non giochiamo più. Che gioca a fa? Dici sempre tu? È meglio andare a dormire? Beh. Che ora è? Caterina, Buongiorno, signore. ma che fai, balli? Sì, signore. Balli bene, Caterina. Grazie, signore. E dove hai imparato a ballare, Caterina? Alla televisione? Sì, hai capito. Qui, caro. Metti qui. Oh. Aspetta un po'.
Pardon? Un gesto ardito, ma ero sicuro. Sempre lei, buongiorno. Buongiorno. Ma come ha fatto a riconoscermi? Beh, non è mica difficile, sa. Veramente cambia il colore di fondo, ma la forma è sempre la stessa. Ero così nervoso, stavo riprendendo le mie borse. Poi là, ma come mai non l'ho più vista al negozio di Marisa? Mi sono licenziato per fare la modella. Ah, bene. Mi sembra giusto, con il suo corpo. È proprio per quello che non faccio neanche più la modella. No. Oh, ero stufa di vedere il mio corpo come un oggetto di consumo. Ma lo sa che non le do torto? Il corpo è corpo. Ma che scherziamo? Cosa fa di bello oggi? Volevo andare al mare. Al mare? Credevo ad un rodeo. Cowboy. E lasso. No, stavo andando al mare. Purtroppo non mi parte la macchina. Allora torno a casa mia. Ah. Io abito qui, con una mia amica. Buona? Ma perché vuol perdere una giornata di vacanza? Perché non viene a prendere il sole a casa mia? Stiamo in giardino, giocheremo al ping pong, alla pala, facciamo una buona colazione, passeremo una bellissima giornata insieme. Le va il programmino? Oh, volentieri, ma così d'improvviso. Non vorrei disturbare. Lei non sarà mica solo in casa, vero? Sì, cara. Io sono completamente solo. Come vede, mi occupo anche della spesa. Già? Adesso che non c'è più sua moglie. Né moglie né cameriera. Ma come fa? Chi se ne occupa di questa casa? Ah, se ne occupa Caterina. Caterina? Sì. E chi è questa Caterina? Venga, cara, salga in macchina. Le racconterò tutto, strada facendo. Le racconterò ciò che è avvenuto nel mio ultimo viaggio in America. Ho scoperto qualcosa che vale la pena vedere. Accetta un mio modesto omaggio floreale? Oh, grazie. Sono molto bella. Sì, ma sono nulla davanti a un fiore come lei. Ecco, cara, ecco il mio paradiso terrestre. Ti piace? Che bello. Ti piace il mio giardino? Oh, ma è splendido e quanto è verde. Grazie, cara. Giganteschi, quegli alberi sono giganteschi, stupendi. Sono piante esotiche che ho fatto arrivare apposta dall'America del Sud. Guarda, voltati. Ecco, Caterina, sta arrivando. È bellissima. Sì. Sembra una donna vera. Incredibile. Ma lo sai che mi fa un po' impressione? Ha qualcosa di umano. Perché mi guarda così? Ma perché è una macchina e in quanto robot non ti conosce, stai lavorando. Si sta domandando chi sei. Vieni che ti presento. Caterina? Guarda, abbiamo un ospite. Di buongiorno a questa bella signora. Buongiorno, signora. Buongiorno, Caterina. Vieni, cara, vieni, andiamo a cambiare. Ecco, al ping pong. Pronti alla racchetta? E là, oh, e là, oh, aica. Aica. Smash. Eica, oh, outside. Sono troppo forte, cara. È fuoco violento. Vai, cara, vai. Poi là. La paletta. Ma dove siete entrate la paletta? Cerca la palla. Che impressione! Sono un uomo della foresta, sono Tarza. Cara, ti impressiona? Sono forte, ti avvinghio come il serpente. Vuoi ancora del ping pong? Basta, sono stanca. Ah, la bella e la bella. Il ping pong mi ricorda quando ero bambina e giocavo con papà.
Con papà! Hai amato papà, cara? Moltissimo. Ma dove sei nata tu, cara? A Parigi, a Toulon, a Versailles, a Bordeaux? Où tu es née? In Algeria. In Algérie? Mais tu es algérien? Mais non. Mais non. Mais non. La voix des sables immenses, pays des blanches maisons, viennent troubler mes silences, les mots de cette chanson. Che bella voce che hai. Davvero, cara. Merci beaucoup. È un miracolo che hai operato tu, mia Leopardo. Mia figlia. Mangiami. 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 Caterina, brava. Cara, dello spumante glacé? Prego, cara, una coppa. Grazie, sono un po' accaldata. Vorrei fare una doccetta. Ma naturale, cara, ti accompagno. No, non c'è bisogno. Conosco bene la casa. Conosci, cara? È nella nostra camera da letto. Oh, perdono. Nella mia camera da letto. È bello questo motivo. Il valzer è sempre suggestivo. È romantico. E mi piace ballarlo al lume di candela. Tesoro, anche a me piace ballarla con te. Diverrà il nostro motivo che suggellerà questo nostro romantico incontro. Grazie, Caterina. Mi piace ballare anche questo. Sì, cara. Lasciami, ballerei con te tutta la vita, ma mi devo arrendere. Pace. Dello spumante glacé, cara? L'accettina? Sì. Touch
Ti arrendi anche tu? Non vali più, cara? Non mi piace ballare da sola. Anche se non ballo, io sono tanto a te vicino. Mi sento bene con lei. Davvero? Elizabeth, ma che cos'è questo lei? Bella, chiamami Enrico, cara. E prendi più dimestichezza con la mia persona. Sono un uomo semplice, sai? Un uomo semplice che non ha perduto il gusto alle piccole gioie, purché siano tanto belle come te. Cheerio. Voilà, che immagine erotica. Buona. Elisabeth, stammi vicino, stringimi, cara. Enrico, io non so se ce la farò a vincere la mia timidezza con te. Ma Wishery, abbandona la tua timidezza, scuoti le mie membra, avvicina il tuo labbro carnoso al mio ed io sarò sedotto. No. Che? Mi respingi, cara? No, non ti respingo, ma guarda chi c'è. Voilà, Caterina, ma non puoi chiedere il permesso quando arrivi? Il caffè, signore. Il caffè ha portato Caterina, grazie, cara. Cosa c'è, Caterina? Sei nervosa? No, signore. Bene, vai. Fai tutte le faccende. Metti tutto in ordine, Caterina, che io e la signora tra poco andiamo a dormire, vero, cara? Sì, signore. Però che strano. Che cosa c'è di strano? Ho come l'impressione che volesse sorprenderci. Ma no, cara, sarà una tua impressione. Vogliamo andare a Nanni? Andiamo. Voilà! Il tempo non promette niente di buono, sai? Caterina, chiudi porte e finestre, spranga tutto, che tra poco ci sarà il finimondo. Mi ami, Elizabeth? Ti amo, Enrico. Meraviglioso. Sono un uomo libero ormai. E se tu vorrai, Elizabeth, potresti venire a vivere qui con me, per sempre. Qui? Per sempre? Certo. Abbiamo una grande casa, tutti i conforti. In più c'è Caterina che ci fa tutti i lavori domestici. Tu saresti la mia regina. Sarebbe molto bella, ma è proprio lei che mi mette a disagio in casa. Con i suoi occhi, quando mi fisso mi mette paura. Paura, piccina. Fai finta che non esiste lei un robot, cara. Eccomi, cara. Che immensa gioia. Elizabeth. Elizabeth. Amore. Oddio, che? Perché quel grido, cara? Ti ha fatto impressione? Ebbene sì, è questo l'uomo nudo. Ma non temere, cara, non ti farò del male. Non aver paura. Ma chi ha paura? Ma cosa credi, che è la prima volta che vedo un uomo nudo? No? Allora perché hai gridato? La tua Caterina ci spiava. Chi? Mi ha lanciato un lampo, l'ho visto. Oh, piccola cara, un lampo, ma c'è il temporale. Caterina è una macchina brava, buona, obbediente. Le ho detto di fare le faccende di casa e adesso sarà in cucina che sta... Porca madosca! Ma ti dato un piatto in faccia! Caterina! Caterina! Ma che stai facendo? E che t'ho detto? Questa è pericolosa! Eh sì, lo so, me l'hai detto, ma che potevo immaginare? Eccola, guardala la tua Caterina! Caterina! La tua macchina buona, brava, obbediente, ti sta devastando tutta la casa! Caterina! Ma che ti ha preso? Attento, Enrico, è pericolosa quella! Caterina! Ma che succede? Mi stai devastando la casa! Se n'è andata la luce! Ma che succede? Elizabeth! Enrico, ho paura! Calmati, Caterina, sii buona! Ma non è possibile! Caterina! Enrico! Fai qualcosa! E che devo fare? Questa gli manca qualche bombola! Io ho paura, me ne vado! No! No, non te ne andare! Non andar via, Elizabeth!
Pronto, radiotaxi? A Villa Marisa, via l'Atlantico 127. Venite subito, è urgente. Dove sei, Caterina? Dove sei, cara? Sono io, sono il tuo padrone. Ma perché hai fatto tutto questo? Forse c'è qualcosa che non hai capito. Ti sei offesa. Caterina! Ah! Oddio! Ah, mamma mia! Hai capito che c'è in casa? Oddio! Che botta Alza la tremenda! macchina elettronica! Quella è un'assassina! Elisabeth, Io me ne vado! Ti giuro che io non ho colpa! Chi poteva prevedere una tragedia? Mi ha dato una coltellata! E te sta bene, te l'avevo detto Come io! te sta bene? Elisabeth, no! Non lasciarmi, non abbandonarmi! Non te ne andare, non mi Io lasciare me ne solo. vado, in questa casa non c'è neanche un momento di più! siete drogati? Ma che drogati? Ma vaffanculo e portami a casa, che cosa? Elisabetta, non te ne andare, non mi lasciare solo, no! No. Sta a piangere il culo pure te. Ma dimmi tu, tutto a me mi devono capire. Eccola. Ah! Adesso accendi, eh? Adesso che se n'è andata. Ma perché l'hai fatto, Caterina? Ma che ti è successo? I mortacci. Oh, madonna mia. Ma che hai fatto? Ma che hai combinato? Caterina! Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Hai ridotto bene questa casa, questa bella casa. Ma insomma, hai visto quello che hai fatto? Ma l'hai visto? Caterina ha visto. Ah sì? E ti sembra bello? Ma lo sai che hai fatto tanto male al tuo padrone? Caterina voleva fare male. Lo credo. Hai dato una coltellata. Guarda che hai mai fatto. Ma lo sai che mi potevi anche uccidere? Caterina voleva uccidere. Sì, brava. E dove hai imparato queste brutte cose? Alla televisione. Ah, e beh, vabbè, guarda Caterina, si vede che qualche rotella non funziona, il tuo meccanismo non funziona, bisogna che io ti spiego. Vieni qua Caterina che ti spiego bene, Vieni qua. Che mi porti? Meglio disinfettare. Ah, brava. Prima mi uccidi e poi mi vuoi curare. Grazie comunque. È un pensiero gentile, sai? Vedi che sei intelligente quando vuoi. Senti Caterina, se io mi compro un'automobile, ammazza, guarda che taglio che mi hai fatto. Dunque io mi compro un'automobile, divento padrone di questa automobile e l'automobile sta sempre con me. Mi accompagna in ufficio, a fare una passeggiata, io la metto al parcheggio, in garage, ci porto a casa mia chi mi pare piace, ma non è che poi quest'automobile mi telefona e mi dice io mi sento sola. Oppure mi dà una coltellata perché porta a spasso una donna. Hai capito? È un'automobile. Caterina non è un'automobile. Eh sì, lo so. E a questo punto dobbiamo parlare molto seriamente. Ammesso, Caterina, che tu abbia un cervellino, diciamo meccanicamente perfetto, molto sofisticato, con milioni di cellule che elaborano tutto quello che vedi e che senti. Ma il solo fatto, Caterina, che io mi metta a parlare con te, che sei un oggetto, non è normale. Caterina non è un oggetto. Io non sono un oggetto. Ecco, Caterina non è un oggetto. Dice io non sono un oggetto. Come hai detto? Ripeti un po'. Ripeto, io non sono un oggetto. Io? Ma come dicevi sempre Caterina vuole questo, Caterina non vuole quello. E adesso mi dici io? Sì, dico io perché io esisto. Io esisto? Ma in base a che cosa dici che esisti? Io amo. Io amo? Sì, io amo, quindi io esisto. Oh, Madonna Santa, e chi se l'aspettava? Senti, Caterina, io ti proibisco di parlarmi così. Non ti permetto di... Calla. Addio, sei bloccato. Aveva detto l'ingegnere. Ancora un po' di pazienza, Kitty, e il tuo cervellino funzionerà. La calotta, prego. Thank you. There we are.
Circuits are activated, lights are functioning. Very good, very good. Ci sta guardando? Sì. Ha aperto gli occhi. Guardi, io ho lavorato alla NASA su cervelli elettronici super sofisticati. Ah, non lo sapevo. Ma quello che mi sta accadendo con questo robot non si era mai verificato. Caterina, mi senti? Sì, signore. Sei d'accordo di ubbidire alle ordini del tuo padrone e di accettare tutta la sua impostazione senza discutere? Sì, signore. Sei d'accordo che non hai nessun diritto nei suoi confronti e di accettare che lui porta a casa un'altra donna? Hai capito? Grazie alla fine della mignotta. Ti avverto che se ripeti quello che hai fatto ieri sera, ti tolgo la corrente. Ti metto nella tua baule, ti spedisce per sempre in America. Hai capito, Caterina? Ripeto la domanda. Accetti che il tuo padrone porti in casa un'altra donna? Voglio dire una donna normale, in carne e ossa. Sì, signore. Allora, Poi là. alzati e vai subito in cucina. No, ci fa da solo. Sì? Obbedisci. Avanti, Caterina. Bravo. Grazie, ingegnere. Di nulla, siamo qui per questo. Lo vede. Caterina, fai il tuo dovere. Raccogli i piatti rotti e fai tutto quello che per cui sei stata programmata. Sì, signore. All right, vedi? Sì. È ritornato completamente normale. Sì, la vedo, ma se mi ricombina il casino di ieri sera. In questo caso, lei chiamate subito la testimoni. La mia ditta non solo si riprenderà indietro il robot, ma le rimborserà la rate che lei ha pagato. Sicuro? Sì. Hai sentito, Caterina? Sì, signore. Caterina lo fa. Ecco. Ecco fatto, la sua macchina è sana e funzionante. Sì. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Vedrà che non avrà altri inconvenienti. Speriamo, Francio? ingegnere. Casomai io posso sempre richiamarla, ingegnere. Sempre a sua disposizione. Grazie infinite. Arrivederla, ingegnere. Prego. Ma dimmi tu, e chi ci pensava che ste Caterine facevano questi scherzi? Sono macchine elettroniche, sofisticate. Bisogna essere ingegneri elettronici per capirle. A loro obbediscono per... Così, ammazzato. Guarda questa. Caterina, ma che te sei riseduta in poltrona? Non fai la cucina, non fai il tuo dovere. No, non mi va. Non ti va? Ma che hai già dimenticato le promesse che hai fatto all'ingegnere? Me le avete strappate col ricatto. Ah, con ricatto, dici? Ma lo sai che io richiamo l'ingegnere? Chiama l'ingegnere. Certo che lo chiamo, ti rimette nel baule e ti spedisci in America. Ingegnere, faccia la cortesia, venga con me, è successa una cosa molto grave. Che è successo? Caterina si è seduta in poltrona, dice che non lavora più, dice che Sembra l'abbiamo impossibile. ricattata. Ma com'è possibile, scusi? Ma se fa così, ma mandiamo in America. E gliel'ho detto pure io, ecco qua. Ecco là. Certo. Ma che stai dicendo? E che sto dicendo? Scusi, stava qui, seduta in poltrona. Non lavorava più. Adesso si è rimessa a fare i piatti, perché io ho chiamato lei. Ah, ha capito il trucco. Ma che trucco? Adesso mi pare che lei esageri. Ma no, è la verità, ingegnere. Quello che lo posso dire io è che Caterina sta perfettamente regolare. Sì, è regolare, Non sì. lavora? Sì, lavora, ma E adesso. adesso? No, non mi faccia perdere altro tempo. Allora era meglio mia moglie, era meno esigente. Io sono scusi. un tecnico, non un sociologo. La garanzia che mi avete dato, allora non serve a niente. La garanzia serve quando Caterina non funziona, cosa che adesso lei non può dimostrare. Come on, let's go. I can't go on with this any longer. He doesn't understand a damn thing. Si comporta bene con lei e Caterina farà il suo Una dovere. bella fregatura mi avete dato, eh? Si comporti bene, dici. E io mi comporto bene. E lei che... Eccola là, vede? Sì. Eccola qui. E brava Caterina. Ti sei rimessa a sedere in poltrona, eh? Chiama l'ingegnere. No, Caterina, non chiamo più nessuno. Ormai hai capito il trucco, non servirebbe a niente. Bene, hai vinto tu. Che vuoi che ti dica? Ormai sono nelle tue mani. Di un robot, di una macchina. Ma porca mignotta, pensa solo vengono a sapere.
Pronto? Pronto? Sono Susie. Susie chi? La segretaria del presidente. Non ricorda me? Ma certo che ricordo, carissima my darling, che piacere sentirti. Come sta la nostra bella presidente? Mi stai telefonando dall'ufficio di New York? No, io sono appena arrivata all'aeroporto. Ma non mi dire, cara, sei a Roma, grazie di avermi telefonato, ci vediamo, spero. Al mattino esco presto di casa, puoi chiamarmi in ufficio. Mi trovi tutto il giorno, a qualunque ora, altrimenti ti cerco io. In che albergo vai ad alloggiare, Susie? Non ho albergo, sono tutti occupato per Papa. Lo so, con sto Papa c'è sempre una gran folla a Roma. Roma è strapiena di pellegrini. Ma tu dove dormi stanotte? Io vengo a dormire a casa tua. Tu vieni a dormire a casa mia? Sì, giù a New York. Mi ha detto, se vai a Roma, vieni a dormire a casa mia. Ma certo, cara, mi ricordo benissimo. Allora io vengo subito a casa tua. No, a casa mia no, ragioniere. Non si azzardi a venire perché io a casa mia non ricevo nessuno. Hello, sono Susie. Cosa tu mi dici? E dico, ragioniere, che se lei si azzarda a suonare il cancello di casa mia, io gli attizzo addosso i cani, perciò è meglio che non ci provi. Pronto, signor Melotti, io non capisco. E lei non può capire, ragioniere. Io queste cose non le posso più trattare a casa mia. Mi telefoni domani in ufficio, altrimenti non solo passa un guaio lei, ma me lo fa passare anche a me. You understand? Oh. Che c'è, Caterina? La cena è servita, Ah, bene. Vengo subito, sai?